Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aloxi Ital Farmaco SPA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Aloxi? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aloxi durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Aloxi? Aloxi è un farmaco a base del principio attivo palonosetron cloridrato, appartenente alla categoria degli antiemetici e nello specifico antagonisti della serotonina, 5-HT3. È commercializzato in Italia dall'azienda Ital Farmaco SPA. Aloxi può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Aloxi 250 mcg Soluz. Iniet. Uso endovenoso 5 ml 1 flaconcino. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Elsim Birex Pharmaceuticals Ltd. Concessionario. Ital Farmaco SPA. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Palonosetron cloridrato. Gruppo terapeutico. Antiemetici. Forma farmaceutica. Soluzione. Uso interno. Indicazioni. Aloxi è indicato negli adulti per la prevenzione della nausea e del vomito acuti, associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena, la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena. Aloxi è indicato nei pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 mese per la prevenzione della nausea e del vomito acuti associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena e per la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena. Posologia. Aloxi deve essere utilizzato esclusivamente prima della somministrazione della chemioterapia. Questo medicinale deve essere somministrato da un operatore sanitario, sotto opportuna supervisione medica. Posologia. Adulti. 250 microgrammi di palonosetron somministrati in un unico bolo endovenoso, circa 30 minuti prima dell'inizio della chemioterapia. Aloxi deve essere iniettato nell'arco di 30 secondi. L'efficacia di Aloxi nella prevenzione della nausea e del vomito indotti da chemioterapia altamente emetogena può essere aumentata con l'aggiunta di un corticosteroide, somministrato prima della chemioterapia. Anziani. Non è necessario un aggiustamento delle dosi per gli anziani. Popolazione pediatrica. Bambini e adolescenti, da 1 mese a 17 anni di età. 20 microgrammi/chilogrammi, la dose massima totale non deve superare 1500 microgrammi di palonosetron, somministrati come singola infusione endovenosa di 15 minuti a partire da circa 30 minuti prima dell'inizio della chemioterapia. La sicurezza e l'efficacia di Aloxi nei bambini di età inferiore a 1 mese non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. I dati sull'uso di Aloxi nella prevenzione della nausea e del vomito in bambini di età inferiore a 2 anni sono limitati. Compromissione epatica. Non è necessario un aggiustamento delle dosi per pazienti con compromissione epatica. Compromissione renale. Non è necessario un aggiustamento delle dosi per pazienti con compromissione renale. Non sono disponibili dati per pazienti con insufficienza renale terminale sottoposti a emodialisi. Modo di somministrazione. Uso endovenoso. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Dal momento che palonosetron può aumentare il tempo di transito nell'intestino grasso, i pazienti con anamnesi di costipazione o segni di ostruzione intestinale subacuta devono essere tenuti sotto osservazione dopo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Palonosetron viene metabolizzato principalmente dal CYP2D6, con minore contributo degli isoenzimi CYP3A4 e CYP1A2. Sulla base di studi in vitro, palonosetron non inibisce né induce l'isoenzima del citocromo P450A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aloxi durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aloxi durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Per palonosetron non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Dato che palonosetron può indurre capogiro, sonnolenza o affaticamento, i pazienti devono essere avvertiti quando guidano o usano macchinari. Effetti indesiderati. In studi clinici in adulti a una dose di 250 microgrammi, totale 633 pazienti, le reazioni avverse più comunemente osservate, almeno possibilmente collegate all'oxy, sono state cefalea, 9%, e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Negli studi clinici negli adulti sono stati utilizzati dosaggi fino a 6 mg. Il gruppo di dosaggio più elevato ha dimostrato un'incidenza di reazioni avverse paragonabile a quella degli altri gruppi di dosaggio e non sono stati osservati effetti di correlazione dose-risposta. Nell'improbabile eventualità di sovradosaggio con Aloxi, questo deve essere trattato con terapia di supporto. Non sono stati effettuati studi sulla dialisi, tuttavia, a causa del grande volume di distribuzione è improbabile che la dialisi rappresenti un trattamento efficace per il sovradosaggio con Aloxi. Popolazione pediatrica. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio negli studi clinici pediatrici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemetici e antinausea, antagonisti della serotonina, 5-HT3, codice ATC. A04A05. Palonosetron è un antagonista recettoriale selettivo ad elevata affinità per il recettore 5-HT3. In 2 studi randomizzati in proprietà farmacocinetiche, assorbimento dopo la somministrazione endovenosa, un calo iniziale delle concentrazioni plasmatiche è seguito dalla lenta eliminazione dall'organismo, con un'emivita terminale di eliminazione media di circa 40 ore. La concentrazione, dati preclinici di sicurezza. Negli studi preclinici sono stati osservati effetti soltanto a esposizioni considerate sufficientemente superiori alla massima esposizione nell'uomo, il che indica una scarsa rilevanza clinica. Gli studi preclinici indicano che il elenco degli eccipienti mannitolo, sodio edetato, sodio citrato, acido citrico monoidrato, sodio idrossido, per l'aggiustamento del pH, acido cloridrico, per l'aggiustamento del pH, acqua per preparazioni iniettabili, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Aloxi a base di palonosetron cloridrato sono palonosetron Accord, palonosetron Dr. Redis, palonosetron ICMA, palonosetron Teva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.